Ok, ci siamo, finalmente ce l'ho fatta, almeno credo. E non avete idea di quanto ci ho messo a girare questo video, è stata una cosa lunghissima e piena di insidie. Ci ho provato, ma ogni volta che cercavo di registrare succedeva qualcosa, è stato un incubo. Una delle prime cose che è successa è che avevo intenzione di registrare i miei primi video scrivendo, meglio disegnando con la penna 3D, ma appena sono tornata da un viaggio la penna 3D mi sono messa a registrare, la prima cosa che è successa è che la penna 3D è morta e ha deciso di mettersi in modalità sleep e quindi niente, sta ancora dormendo, è ancora in modalità sleep, quindi niente, sono stata costretta a comprarne un'altra e ad attendere anche l'arrivo di questa seconda penna. E questo è stato soltanto il primo di tanti eventi nefasti che mi hanno diciamo un po' rallentata nel processo di creazione di questo primo video. Il secondo processo, aspetta, fermi. Il secondo problema che è sorto è stato che finalmente la penna 3D è arrivata e niente, però la corrente è saltata e sono tornata, diciamo, nella preistoria, diciamo forse nell'era cenozoica, e sono stata senza luce e insomma, ho dovuto fare un po' di lavori e niente, quindi avevo iniziato il mio video, ero nel bel mezzo della creazione e niente. Poi finalmente siamo riusciti a stabilire la corrente, a riportare la corrente e niente, è cominciata la sessione d'esami, quindi cioè ci ho messo un'infinità, tantissimo. È stata una vera avventura. Devo dire che ho cominciato da relativamente poco con la penna 3D, è una cosa che ho iniziato molto recentemente e a cui mi sono appassionata, diciamo, proprio da subito praticamente. E era un oggetto di cui conoscevo l'esistenza, ma in realtà inizialmente non mi sembrava così interessante. E invece devo dire che è una cosa che mi ha preso tantissimo e con cui mi sto divertendo da morire. Come ho iniziato? In realtà ho iniziato perché ero a casa del mio ragazzo e lui aveva una penna 3D, solo che non la usava e quindi me l'ha fatta provare. Da quel momento è stato tipo amore. E niente, siamo ancora qui. E questa è stata la prima penna 3D che ho avuto, che peraltro è quella che sta dormendo, sta ancora dormendo questa stronza. L'ho trovata molto semplice da usare e diciamo che, beh, le mie prime creazioni sono state un po' dubbie. Vi lascio qualche tributo. Ne vado abbastanza fiera perché per essere prime creazioni, insomma, sono state abbastanza soddisfacenti come risultati. Però, vabbè. Finché quando finalmente ho avuto la mia nuova penna 3D, quando finalmente la corrente si è ristabilita definitivamente nel mio appartamento, avevo deciso di continuare il progetto che stavo portando avanti, che era appunto la costruzione, diciamo così, o il disegno, non lo so, come si può definire il disegno di una penna 3D? Una costruzione, un disegno? Molti di voi sicuramente conosceranno diciamo, il risultato finale a cosa si riferisce, perché appunto è BB-8 di Star Wars. Eccolo qua. La creazione di questo BB-8 devo dire che mi ha portato via tantissimo tempo, ma devo dire che per essere una delle prime creazioni il risultato finale non è che mi dispiaccia. Ci sono sicuramente cose da migliorare, però devo dire è venuto carino. Sono abbastanza soddisfatta del risultato. Come funziona? Allora, la penna 3D che in realtà una volta ho postato una foto della penna 3D su Instagram, sul mio account Instagram, e un mio amico l'ha scambiato per un test di gravidanza. Ora, questo qua non è un test di gravidanza, è una penna 3D. Vabbè, non è effettivamente molto conosciuta in Italia. Ho cercato anche in molti negozi, quando mi era morta la penna 3D, sono andata alla ricerca di un'altra penna 3D in molti negozi, non ho mai trovato grandi cose
e le poche cose che ho trovato erano decisamente poco soddisfacenti e con prezzi... Come funziona? Allora, la penna 3D fondamentalmente è questo oggetto qui che ha un display, generalmente un display digitale. In questo caso questa penna 3D, come anche tante altre, può gestire i filamenti in plastica e gli ABS e basterà semplicemente selezionarli nel momento in cui attaccherete il cavo di alimentazione con una delle freccette per poi premere comunque il tasto di avviamento e la penna si setterà direttamente sul tipo di materiale che avrete scelto. Qua nella parte retro comunque avete il buco dove inserire il cavo di alimentazione e questo buchino più piccolino è poi effettivamente, cerchiamo di farvelo vedere un pochino meglio, questo qua è il cavo, non è neanche un cavo, in realtà è il buco dove si infilano i filamenti. I filamenti poi possono essere veramente tanti, diversi e con tanti diversi colori. Anche quelli nei negozi qua in Italia, almeno a Roma, non è che ne abbia trovati moltissimi, devo dire. Ad ogni modo, poi è molto semplice in realtà perché con questo pulsante qua, comunque sia che trovate lateralmente, che in questo modello qua si abbassa e si alza, potrete comunque sia determinare quella che è la potenza del getto, la velocità con cui la penna tira fuori il filamento. Una volta selezionata comunque la potenza una volta selezionata la potenza del getto, ci sono altri due pulsanti poi qua lateralmente, che vabbè, uno serve per cacciare fuori il filo, un'altra per cacciare dentro il filo. Insomma, fondamentalmente tu metti il filo, se premi il pulsantino con la freccia in giù, il filo va giù. È abbastanza intuitiva, devo dire, non lascia spazio a molti dubbi. Altra cosa che non mi sarei aspettata di certo è che per costruire un cosino così piccolo serve, non lo so, tipo un intero palazzo di filamenti. Questa cosa mi ha un po' sconvolta, effettivamente. Pure filmarlo è stato abbastanza impegnativo. E vediamo come ho fatto.
questo era la realizzazione di BB8 con la penna 3D e spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei consigli vi prego lasciatemeli nei commenti. Se vi interessa, diciamo, la creazione comunque di oggetti con penna 3D o anche con altri materiali con cui avrò intenzione comunque sia di andare avanti, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!